È passato 1 anno e mezzo da quando siamo partiti dall'Italia con il nostro van autocostruito. Più di 500 notti in van in posti incredibili in Canada, Alaska, Stati Uniti, Messico, Guatemala, El Salvador, Honduras e per finire in Nicaragua, dove ci troviamo adesso, un posto in cui passeremo probabilmente ancora molto tempo. Durante il nostro viaggio ci siamo dovuti cimentare con riparazioni meccaniche del nostro Ducato, ma questa volta penseremo alla ristrutturazione della cabina, uno spazio di circa 7 metri quadri che ci ha accolto per tutto questo tempo. È arrivato il momento. È arrivato il momento, è arrivato il Abbiamo momento. rimandato veramente per tanto alcuni lavoretti che dobbiamo fare al van. Oggi siamo tornati a Managua, è domenica, quindi non c'è nessuno che lavora negli uffici e quindi è giunto il momento di dare una sistemata a Nirvan, che se lo merita anche lui. Ebbene sì ragazzi, sono 18 mesi che il nostro Nirvan ci ospita e quindi come tutti i camper ha bisogno di una manutenzione e noi oggi faremo una manutenzione un po' più pesante del solito perché andremo a rivedere un po' tutto il legno della cucina dando diciamo nuova vita perché diciamo che si è un po' usurato, cioè lo possiamo dire, è normale, ci viviamo E tutti poi, i giorni. essendo una cucina, a furia di usarla, visto che la sfruttiamo parecchio, si è un po' rovinata, un po'... Usurata, no, unta. unta, usurata, sporcata. Portata, ecco. Perciò rispolveriamo le nostre doti fai da te con tanto olio di gomito oggi e semplicemente due cose, perché ci serviranno due cose, della vernice e fai vedere anche la carta. Intanto abbiamo tolto tutto qui. Sì, abbiamo fatto un po' di confusione qua nel nostro parcheggio di Managua. E tra le cose, ragazzi, questa è la carta vetrata che utilizzeremo. Ci è stata consigliata Qua dal non c'è negozio. il Bricoman, Sì, dove però andavamo sempre a Milano, però c'è un posto molto rifornito qua vicino, quindi se abbiamo bisogno torneremo dopo. E oltre alla cucina daremo una spennellata di bianco, perché Esatto. è giunto il momento, è da un po' di mesi che non lo faccio, l'avevo già fatto una volta. E poi vorremmo anche fare una cosa un po' più complessa, vorremmo rifare il pavimento, perché si è un po' rovinato anche questo, sarebbe giunto il momento di farlo. Dobbiamo vedere al negozio se troviamo materiali adatti a perché questo sì, lavoro. si rovina tutto, nel senso non è sempre tutto nuovo, noi l'abbiamo fatto da zero, il van è nuovo, camperizzato, però ovviamente ci sono cose che durano un certo tempo e che vanno poi sostituite, perché comunque ci teniamo, è la nostra casa e Ci teniamo soprattutto a averla in ordine. sappiamo dove mettere le mani, perché avendola fatta noi sappiamo dove andare a sostituire e come andare a sostituire, ma non perdiamoci in chiacchiere. Adesso come Comunque ogni vi progetto facciamo vedere il prima. esatto, come ogni progetto facciamo vedere prima lo stato attuale e poi La lavori ultimati. trasformazione. Quindi procediamo. Sere, illustraci da, Allora. da brava wikisere. Intanto prendiamo Ecco, il tavolo. il van si presenta così. Siamo a metà febbraio, diciamo la data, Metà si può dire. febbraio, oggi è San Valentino. A San quindi Valentino. faremo regalo a Nirvan. A San Valentino si fanno i lavori, Allora, come potete vedere il bianco si è un po' spento, è un po' diventato grigio. La cucina è un po' unta, è diventata di un colore un po' più scuro rispetto a quando l'abbiamo fatta e il pavimento si è rovinato perché stando al sole si è un po' rialzato e si è spaccato in alcuni punti. Facciamo vedere qui le spaccature del pavimento. A noi proprio non piace, da un po' che vogliamo cambiarlo. Qui, ecco, vedete? E poi ci sono tanti graffi, ma questo è normale che ci sia. È davvero normale. Mentre il legno, vedete che è molto giallo. Dall'altro lato, così era quando l'abbiamo comprato. Quindi andremo a riverniciare tutto. Qui il tavolo è abbastanza unto. Non so se si riesce a vedere, ma noi qui ci mangiamo e ci lavoriamo. E quindi ha bisogno di una risistemata. E poi la cucina, ragazzi, la cucina è veramente un disastro, perché vedete se ci sono degli aloni qui, non so, ma cioè serve una mano de Dios. Che è successo? Quindi useremo No, dai, sembra che una
camionetta dei barboni, dai, non è messa così male. No, vabbè, però c'è qualche lavoro da fare, insomma. Noi l'abbiamo vista nuova. Cioè, ragazzi, no, mi stanno chiamando. Aspetta. Comunque stavamo vedendo che anche il bianco è diventato un po' grigio, si è un po' spento. Questa è la cucina che si è rovinata e quindi adesso andremo a passare la carta vetrata, così andrà via tutta questa schifezza e riverniceremo sopra col nostro prodotto che abbiamo portato dall'Italia. Comunque mi sa che non si era mai visto due persone che ancora prima di iniziare i lavori si fermano per una pausa pranzo. Abbiamo fusilli tricolori con ragù Di soia. Di soia, ragazzi. Ho fatto questo esperimento e sembra molto buono. Ecco qua. Adesso spolveriamo un po' di grana sopra. Grana, mangiamo. scusate, ma c'era quello americano. Parmigiano, scusate. Sì, è parmigiano. Purtroppo quello italiano non lo stiamo trovando e quindi usiamo quello. adesso mangiamo e poi veramente iniziamo questi lavori. Togli la cera, metti la cera, già mi vedo, veloci. Per forza, dai, mangiamo veloce. Nirvan è qua che aspetta di essere ristrutturato. Nirvan aspetta ancora un po' e arriviamo. Cominciamo dalla cucina, vado a rimuovere il lavandino e il piano cottura e anche, mi sa, il rubinetto e il portasapone. Come vedete il piano di lavoro adesso è libero, la cucina è libera, ho tolto sia i due fuochi che il lavandino e lo sporco è davvero tanto, vedete? Qui si è formato un po' di sporco, anche qui c'è un po' di umidità. Ecco, adesso andremo a pulire il tutto e a mettere una nuova vernice. Bene ragazzi, dopo 2 ore di scartavetramento, adesso sto passando quella più fine e il lavoro è quasi finito. Vedete che differenza? E si va, pronti per pitturare. Sere sta passando un panno umido per togliere tutti i residui. Fuori è notte. È arrivato il momento di verniciare, stiamo mettendo un trasparente opaco protettivo e Sere si sta divertendo. Questa volta facciamo con un panno perché col pennello non entra bene nel legno, quindi è meglio farlo con uno strofinaccio, un pezzo di stoffa. In spagnolo si chiama trapo. Un trapo. Sere ha dato la prima mano di vernice e adesso aspettiamo ancora mezz'ora prima di mettere la seconda e poi finalmente cucinare. Guardate, c'è tutto fuori, il lavandino, la cucina, lo scatolone fabbricone. Cioè, noi dovremmo anche cenare. La cosa si è protratta un po' più del previsto. E abbiamo fatto solo un piccolo pezzo, quindi... Domani ci sarà tutto il giorno, proprio. Vai. Seconda mano. Vai. Vai che è mezzanotte tra un po'. Rimettiamo a posto la cucina, ormai è veramente tardi, dobbiamo continuare domani per forza e intanto la cucina si è asciugata e devo dire che è un'altra cosa rispetto a prima. Però fare questi lavori ci ha fatto tornare la voglia di fare un altro van. Domani continuiamo,
Secondo giorno di lavori, oggi faremo gli armadietti della cucina, infatti li abbiamo già smontati, li abbiamo sistemati qua sul nostro tavolino. Adesso iniziamo subito a scartavetrare. Ragazzi, guardate com'era il legno quando l'abbiamo comprato. Qui c'era il pomello e adesso è diventato così e adesso lo facciamo tornare nuovo. Pronto a scartavetrare? Bene, abbiamo cambiato i piani perché purtroppo non si riesce bene a togliere questa vernice perché era entrata in profondità e non avendo gli strumenti adatti abbiamo deciso di portare i nostri pezzi di legno a un falegname qua a Managua, quindi stiamo togliendo gli ultimi pezzi. Stiamo togliendo il tavolo per portarlo. Poi praticamente toglieranno il primo strato di legno, non è come una pialla, ma è diciamo che è una levigatrice molto potente, quindi a disco. Sì, con le nostre mani purtroppo sono cose... Tavolo, ragazzi. C'è il van che è proprio tutto decomposto. Guardate intanto la differenza, questo con la vernice e questo senza. Siamo rientrati alla base, adesso abbiamo tutto il legno ben levigato, ce l'hanno pulito perfettamente. Carlo sta levigando prima di pitturare. In pratica, dopo che i falegnami ci hanno pulito il legno, sto passando una carta vetrata più fine, così il legno viene più liscio, e poi ci prepariamo a verniciare. Iniziamo a verniciare, abbiamo preso una vernice trasparente, opaca, perché non ci piace l'effetto lucido. Wikisere è una factotum, sa fare tutto. Il pennello è un po' grosso. Vabbè, dai, sarà un cinghiale, si può dire? Bello. È un'altra cosa perché il nostro non ci piaceva perché era un po' giallo, creava un po' un effetto strano. Casino per scegliere il colore, un casino, abbiamo girato tutta la capitale, però ce l'abbiamo fatta. E io intanto vado a finire l'altro pezzo. Ci piace, ci piace. Procedono i lavori, stiamo continuando a verniciare. Adesso ho appena fatto il tavolo. Bello. Mentre Carlo è l'addetto alla raschiatura. Ci siamo organizzati in team, cioè proprio adesso andiamo spediti, si finisce. Finisce i mobili e domani pavimento, che è un grande tasto dolente perché non riusciamo a trovare quello che vogliamo, però forse abbiamo trovato qualcosina che potrebbe andare. Abbiamo stimato un totale di 3 giorni per questi lavori di ristrutturazione, direi necessari. Comunque si lavora. Lì c'è la mia postazione sotto l'albero di mango, speriamo non mi cada Tra l'altro, un mango in testa. la carta vetra è fatta in Costa Rica, ne vogliamo parlare? Sarà un segno. È un bel segno questo. Nirvan tutto scomposto ancora e qua stanno asciugando le assi dei mobili, tutte le nostre cose ancora qua che speriamo di togliere il prima possibile. Adesso farò questo bel cassetto. Comunque manghi ancora non ci sono caduti in testa, però degli uccelli hanno fatto la cacca Sul tavolo di lavoro. uno qua e uno anche sulla mia schiena perché ero piegata a pitturare, infatti non vedo l'ora di farmi una bella doccia stasera. Buongiorno, 7:30 qui da Managua e io inizio a verniciare tutti i pezzi in legno e poi andremo a cercare finalmente il pavimento. Carlo intanto sta svuotando tutto, il van, questa è tutta la nostra roba che abbiamo dentro.
Ragazzi, ho appena svuotato il van, vedete? Per la prima volta si vede senza nulla. Adesso andremo a smontare tutto questo dopo, appena troviamo il pavimento, e lo cambieremo perché è davvero rovinato. E quindi ne metteremo uno nuovo. Siamo arrivati nel primo negozio per vedere il pavimento, vediamo un po' com'è, si chiama Display questo posto. Carlo andrà a dare una prima occhiata. Questo è il modellino, è l'esempio del nostro piso, si chiama, il pavimento. Adesso andiamo a vedere Vai. un po'. Buenos días. Display. Acá. Gracias. Primo tentativo fallito, andiamo nel prossimo. Anche nel terzo negozio nulla, quindi andremo in un ultimo posto. Se non troviamo neanche qui torneremo al Cinza, che sarebbe come un bricoman del Nicaragua, perché ha veramente di tutto, e lì dovrebbero averlo, anzi hanno questo pavimento che abbiamo già visto. L'unico problema è che è un po' più spesso rispetto al nostro, quindi dovremo riadattare un po' all'interno del van per mettere questo pavimento. Adesso comunque andiamo a vedere nell'ultimo posto, speriamo di trovare lì qualcosa di adatto a noi. Dopo aver girato tutto il giorno siamo arrivati al Cinza, questa mega ferretteria del Nicaragua, che è una ferramenta, bricolage, fai da te di tutto, e penso che prenderemo il PVC che vendono qui, quindi cambieremo, metteremo il PVC al posto del vinile che abbiamo nel van. Tra l'altro questo è il primo pavimento che abbiamo visto e subito ci è piaciuto, però volevamo comunque andare a vedere in giro per la città. Abbiamo fatto proprio tutto questo giro inutilmente, abbiamo visto 100 negozi diversi, ci sono 500 gradi. Adesso andiamo a comprare il pavimento nuovo e poi lo andiamo a montare subito. No, prima voglio stare qualche minuto al fresco nel centro commerciale che c'è l'aria condizionata. Andiamo. Che caldo. Eccolo il Cinza. Questo è il pavimento che faremo, più scuro del nostro, così si rovina meno e si sporca meno. Eccolo qua ragazzi, in anteprima. È PVC, adesso lo compriamo e lo andiamo a installare. Questi sono gli attrezzi che ho preso, le cose. Comunque è veramente fornito qua, cioè bello, ci piace. Potremmo camperizzare van anche dal Nicaragua.